Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi vi insegnerò come utilizzare e tradurre could, would, should in italiano. Dovete sapere che a differenza dell'inglese, la dicitura verbo modale in italiano non esiste. In italiano si parla di modi verbali. Come tutti sappiamo, questi verbi servono a modulare il significato del verbo che segue. Nel corso dell'episodio sentirete moltissimi esempi. Li potrete ritrovare trascritti anche nella descrizione di questo episodio. Cominciamo l'episodio di oggi con il primo verbo modale, could. Il significato di could in italiano si realizza utilizzando il verbo servile potere, coniugandolo al condizionale presente o passato, seguito poi dal verbo che vogliamo utilizzare all'infinito. Per esempio, potrei uscire a fare una passeggiata visto che ho una mezz'ora libera. In questa frase ho utilizzato il verbo potere al condizionale presente, seguito dall'infinito del verbo che volevo usare, cioè uscire. In inglese questa frase la tradurremmo con I could go out for a walk since I have half an hour free. Vediamo un esempio con il condizionale passato. La stessa frase la trasformiamo al passato. Sarei potuto uscire a fare una passeggiata visto che ho una mezz'ora libera. I could have gone out since I have half an hour free. Rivediamo insieme questi esempi più nel dettaglio. Potrei uscire a fare una passeggiata visto che ho una mezz'ora libera. In questa frase ho usato il verbo servile potere coniugato al condizionale presente più l'infinito del verbo uscire, perché è quello che mi serve per costruire la frase. Al passato la frase è sarei potuto o potuta uscire a fare una passeggiata, visto che avevo una mezz'ora libera. Qui ho usato il condizionale passato del verbo servile potere più l'infinito di uscire. Come ausiliare ho utilizzato essere perché devo decidere l'ausiliare in base al verbo che uso all'infinito. Uscire è un verbo di movimento, perciò devo usare l'ausiliare essere per formare il condizionale passato con potere. So
che sembra strano, ma dobbiamo decidere l'ausiliare in base all'infinito che noi decidiamo di utilizzare. In questo caso ho usato uscire e quindi devo usare essere come ausiliare. Vediamo ora would. Il significato di would in italiano si realizza coniugando al modo condizionale il verbo che vogliamo utilizzare. Per esempio, ti piacerebbe andare al mare? Piacere è il verbo che io ho voluto utilizzare ed è al condizionale presente. In inglese questa frase sarebbe Would you like to go to the beach? Ti piacerebbe andare al mare? La stessa frase possiamo trasformarla al passato. Ti sarebbe piaciuto andare al mare? Quindi, would you have liked to go to the beach? Dobbiamo solamente coniugare il verbo che vogliamo utilizzare al condizionale presente o al condizionale passato, in base a quello che vogliamo esprimere. Ricapitolando, would like si traduce in italiano con piacere o volere. Vediamo infine should. Il significato di should si realizza in italiano coniugando il verbo servile dovere al condizionale passato o presente, seguito dall'infinito del verbo che vogliamo utilizzare. Per esempio, dovresti andare, è tardi. You should go, it's late. In questo esempio ho coniugato il verbo dovere al condizionale presente e poi ho aggiunto il verbo che volevo utilizzare all'infinito. Dovresti andare. Vediamo un esempio con il condizionale passato. Saresti dovuto o dovuta andare alla festa. You should have gone to the party. In questo caso, nell'esempio che avete appena sentito, la persona a cui viene detta questa frase non è andata alla festa e si è persa un sacco di divertimento. Quindi saresti dovuto o dovuta, dobbiamo accordarlo a seconda del soggetto, perché abbiamo l'ausiliare essere, perché appunto il nostro verbo principale all'infinito è andare. E quindi, semplicemente, anche qui abbiamo coniugato dovere al condizionale passato e poi aggiunto il verbo andare all'infinito. Rivediamo nel dettaglio gli esempi con dovere, quelli che traducono should. Dovresti andare.
È tardi. Dovere è al condizionale presente, seguito dall'infinito di andare. Al passato questa frase diventa saresti dovuto o dovuta andare alla festa. You should have gone to the party. Qui dobbiamo sempre fare attenzione all'ausiliare. Quando abbiamo un tempo passato composto, dobbiamo fare attenzione alla scelta tra essere e avere. In questo caso, siccome abbiamo andare come verbo all'infinito, dobbiamo utilizzare essere. Detto ciò, non dobbiamo decidere l'ausiliare in base al verbo servile, ma in base al verbo che utilizziamo all'infinito. Quindi saresti dovuto o dovuta andare, perché andare è un verbo intransitivo di movimento. Siamo giunti alla conclusione. Nell'episodio di oggi abbiamo capito che dobbiamo pensare nella lingua che stiamo parlando. Non possiamo tradurre direttamente una parola, anche perché non esiste una traduzione diretta di could, would, should in italiano, ma dobbiamo usare, come avete sentito oggi, il condizionale, il modo condizionale e i verbi servili. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Vi ricordo di lasciarmi una recensione e una valutazione su Apple Podcast. Sono sempre ben accette. Non mi resta che salutarvi, ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.